Ciao, sono Diana e oggi vi faccio vedere come fare i bottoni di pasta fresca ripieni di pere e gorgonzola su vellutata di topinambur e scaglie di cioccolato fondente. Gli ingredienti del mio piatto sono farina e uova per l'impasto, il ripieno pere e gorgonzola, su vellutata di topinambur e patata con cipolla che andrò ad ammorbidire col brodo vegetale e poi scaglie di cioccolato fondente. Adesso procediamo con l'impasto. Disponiamo la farina a fontana e facciamo un buco. Le dosi sono 200 g di farina su 2 uova. Rompiamo le uova. Sbattiamo le uova. Mettiamo un pizzico di sale e continuiamo a sbattere. Dobbiamo stare attenti in questo momento a non far uscire le uova dalla nostra fontana e man mano incorporiamo la farina. Questa ricetta l'ho preparata per le mie sorelle e mio fratello. Una domenica mi hanno chiamata, tra l'altro tardi, all'1:15 e mi hanno detto: veniamo a pranzo da te, vediamo cosa riesci a fare. A casa avevo una pera, poi del gorgonzola, farò una pasta ripiena. Lavoriamo energicamente l'impasto. Ho imparato a lavorare la pasta fresca guardando mia nonna. Mia nonna Rosa preparava spesso la domenica la pasta per tutti noi nipoti. Eravamo tantissimi la domenica a pranzo, quasi 20 persone, e quindi lei preparava chili di farina e tantissime uova. Una volta aver lavorato l'impasto lo copriamo con della pellicola trasparente e lo facciamo riposare per almeno 30 minuti. Mi sono portata avanti e ho preparato il brodo vegetale. Tagliamo la cipolla. Mettiamo il burro. Non appena la cipolla sarà rosolata aggiungiamo la nostra patata. Facciamola rosolare un paio di minuti. Aggiungiamo il brodo vegetale e facciamo ammorbidire le patate. Nel frattempo peliamo il topinambur che metteremo a dadini. Aggiungiamo il nostro topinambur alle patate, aggiustiamo di sale e un pizzico di pepe nero. Mescoliamo e aggiungiamo dell'altro brodo vegetale
fino a coprire le nostre patate e il nostro topinambur. E nel frattempo passiamo al ripieno della pasta. Tagliamola per a dadini. Facciamo sciogliere una noce di burro. Adesso che abbiamo tritato le pere, le possiamo mettere nel nostro burro. Aggiungiamo un po' di zucchero di canna. Mescoliamo le nostre pere fino a quando non saranno caramellate. Adesso ammorbidiamo in una bowl il gorgonzola. Le pere sono caramellate, le facciamo riposare qualche minuto e le aggiungiamo al gorgonzola. Mettiamo le pere con il gorgonzola e mescoliamo. Mescoliamo il nostro composto fino a quando raggiungiamo una consistenza morbida. Aggiungiamo un pizzico di sale, ma veramente poco. E il nostro ripieno è pronto. Dopo che il nostro impasto ha riposato per 30 minuti, passiamo a stenderlo. Mettiamo un po' di farina e procediamo a stendere l'impasto. Dato che il ripieno del nostro impasto è abbastanza morbido, io non la stenderò molto sottile, altrimenti tenderebbe ad aprirsi durante la cottura. Mettiamo il nostro ripieno, lasciando un po' di spazio in modo che poi riusciamo a chiudere i nostri bottoni di pasta. Cercate di dare la stessa forma al ripieno. Bagniamo un po' la pasta in modo che riusciamo a sigillarla bene. Prendiamo 2 coppa pasta, devono avere 2 misure diverse, quello piccolo servirà per sigillare il ripieno e quello grande per dare la forma. E con quello grande tagliamo. E voilà! I nostri bottoni di pasta fresca sono pronti.
Adesso che le patate si sono quasi sciolte e anche il topinambur, possiamo frullarlo con il frullatore ad immersione. Frulliamo. Mettiamo nel padellino un noce di burro. Adesso che l'acqua bolle, buttiamo i nostri bottoni di pasta fresca. Cuoceranno più o meno in 3-4 minuti. Io servo più o meno 5 bottoni a persona, però ovviamente dipende dalla fame di chi mangia. La pasta è cotta e la mettiamo e la facciamo spadellare un pochettino con del burro in modo appunto da renderli lucidi. Adesso siamo pronti ad impiattare. Mettiamo la nostra vellutata sul fondo del piatto. Ricordatevi che la salsa di accompagnamento nei vostri bottoni, quindi siate pure generosi. E adesso grattugiamo sopra del cioccolato fondente. I nostri bottoni di pasta fresca ripieni di pere e gorgonzola sovravutata di topinambur con scaglie di cioccolato fondente sono pronti. E adesso replicate la mia ricetta e fatemi sapere se vi piace. Aggiustiamo. Io non ho la sua stessa, va bene. Mi sono portata. Dopo averlo fruttato. Va bene, non lo dico.